World Vision, guarda la parola. Adesso incontriamo il primo ospite che si è inventato una cosa singolare che può essere utile non solo a chi studia, ma un po' a tutti coloro che quotidianamente hanno a che fare con la lingua italiana. La lingua italiana è bellissima, poco praticata, con tante insidie e con tanti aspetti poco noti. Cioè, quando ci imbattiamo in una parola che non conosciamo, è naturale cercarne il significato, magari anche l'etimologia, l'origine. Certe volte di una parola abbiamo dubbi che riguardano anche la pronuncia, come si dice o come si pronuncia un termine piuttosto che un altro. Questo signore che adesso vi presento si è inventato un video vocabolario, insomma un qualche cosa che con un collegamento a internet, oggi qualunque telefonino, qualunque tablet consente il collegamento a internet, ci dà la possibilità di accedere a un video che spiega tutto quello che ho appena detto. Cioè uno ha un dubbio, mette una parola e vede significati, pronunce, filmati, musiche, tutto quello che a quella parola può essere correlato. Però invece di raccontarvelo è meglio che lo andiamo a vedere. Allora ve lo presento, Alessandro Amato. Eccolo qua, buongiorno Alessandro. Ben trovato, ben trovato, grazie. Allora Alessandro. Sì. Video vocabolario si chiama. Video vocabolario, esattamente. È una... Allora, cerchiamo di capire. È Sì. una cosa che lei non ha ancora fatto, cioè l'idea la sta facendo piano piano. Ma... Diciamo che siamo in fieri, realmente è tutto in realtà realizzato. Stiamo capendo come applicarlo. Poi sono migliaia di filmati. Esattamente, di immagini, esattamente. Diciamo che tecnicamente potrebbe uno pensare, beh, sono 90.000 lemmi. Però la realtà è proprio questa, hai 90.000 possibilità di creare posti di lavoro, di dare un servizio alle persone e trovare lavoro a chi poi può lavorare all'interno di questa struttura. Ecco, ma questo vocabolario andrebbe messo non è un software che si compra. No, però potrebbe essere fruito tramite un'app, ad esempio. Cioè, creare un portale con tutti i lemmi dentro, sono tutti video. Quindi bisogna sempre accedere via internet a un portale, però lo si potrebbe fare con un'applicazione, con una cosa, eccetera. Okay. Adesso lo vediamo, il comitato sono l'ansia del comitato. sono tante parole che non sa il comitato. No, ma tutti noi abbiamo difficoltà. La cosa curiosa è che c'è un video legato alla parola. Allora, ne metta una, veda lei, sì. Non lo so. Andiamo con amore, visto amore. Cerchiamo di essere dolci. Amore, di cui sappiamo il significato, ma purtroppo... Ecco, e qui appare un video, non vedo niente. Ecco, appare la definizione. Esattamente, c'è una voce che parla, chiaramente. Si dice amore, sostantivo maschile, sentimento che, indipendentemente dal sesso, attrae ed unisce le persone e che può assumere forme di pura spiritualità. Etimologia, dal verbo latino amor, forte sentimento per qualcosa o qualcuno che può giungere fino alla passione. Contrari, odio. World Vision, guarda la parola. Questo è un esempio, quindi ad ognuno dei tanti lemmi della lingua italiana dovrebbe essere abbinato questo un video, quindi non è una cosa da leggere, da sfogliare. No, la peculiarità è anche quella, ad esempio, per i non vedenti, per i non udenti, potrebbe essere uno strumento molto valido, perché tu puoi sia ascoltare quello che quindi lo speaker dice, o leggerlo qualora non sentissi. E in più c'è questo implemento del suono, dell'immagine. Esattamente, che non è un'inezia, l'ottica è proprio questa. Riuscire a trovare un modo veloce, quickly, immediato e soprattutto anche divertente per fare cultura, secondo me è proprio il nostro obiettivo, siamo italiani, la cultura è nata qui. L'idea di riuscire a dare al mondo uno strumento che riesca a tradurre la cultura, verso il divertimento, secondo me è fondamentale. E a renderla appetibile. Appetibile, seducente, non noiosa, esattamente. Non pedante, come a volte può essere anche andarsi a sfogliare. Poi in realtà se uno volesse vedere tutto quello che una singola voce qua spiega, dovrebbe avere un dizionario, un vocabolario, un dizionario. Noi abbiamo fatto, bravissimo, un dizionario ha centrato esattamente la cosa. Tecnicamente abbiamo fatto uno studio per capire a livello orizzontale
una parola, quindi capire l'insieme di una parola, quindi il significato, l'etimologia, la dizione, sinonimi e contrari, più o meno come ricerca sono quei 20 minuti, 30 minuti. Perché o tu hai in casa vocabolario etimologico, sinonimi, contrari, il dizionario che spiega l'accento, però l'accento può essere acuto come grave, devi conoscerlo. No, poi a volte la pronuncia delle parole viene espressa con l'alfabeto fonetico che nessuno sa come si legge. Bravissimo, e infatti se facciamo vedere, se posso. Prego, prego. Facciamo vedere un altro vocabolo che è ad esempio colonna. Noi diciamo colonna, ma in realtà in italiano... Gli attori dicono sostantivo colonna. femminile. Eccolo qui. Elemento architettonico che consiste in un fusto cilindrico fornito di capitello destinato specialmente a sostenere o adornare edifici. Etimologia: columna, culmen, culmine, la parte più alta del tetto. Figurativo: sostegno morale, appoggio. Il direttore era la colonna dell'azienda. Per estensione: pluralità di elementi disposti in fila verticale. Colonne di numeri. Colonne di automobili. Sinonimi: pilastro, cippo. World Vision, guarda la parola. Abbiamo visto. Questo è fondamentale perché, ad esempio, questa parola che abbiamo fatto, queste sono tutte parole empiriche per dimostrare chiaramente a chi guarda l'efficacia del World Vision. Perché, ad esempio, sapere che si dice colonna e non colonna è fondamentale diciamo, ai fini, come posso dire, culturali nostri, cioè conoscere il nostro idioma, vuol dire conoscere anche se stessi. Rispettare la nostra Esattamente, lingua. poi per carità i dialetti vanno coltivati, però è fondamentale sapere come si parla. Beh, la RAI anni fa editò un dizionario che ancora esiste e quelli che fanno questo lavoro o lo possiedono o lo dovrebbero possedere, che si chiama DOP, Dizionario di Ortografia e Pronuncia. E tuttora quel DOP è l'unico, quindi capiamo anche l'importanza della RAI, è l'unico che per molti lemmi riesce a dare la dizione. Esatto. Altrimenti ti devi... Quindi c'era un vuoto che siamo andati a colmare. Ecco, perché questo dizionario, tra l'altro, è anche difficile da trovare, è difficile a volte anche da interpretare. Bravissimo. Invece se uno ha il dubbio se si dice zucchero o zucchero, bravissimo. Se lo va a cercare lo sente. È chiaro. Questo per il comitato sarà prezioso, il comitato che ha le A, le A, la domani, no? Domani. Eccolo, come il comitato dice delle cose che probabilmente il computer si impallerebbe. Lo vuole portato il caffè, dice cose del genere. Però vabbè, abbiamo detto che i dialetti sono comunque parte della cultura. Ma infatti questo poi oltretutto, ci tengo a dirlo, non va in sostituzione di dizionari e tutto quello che serve per studiare. Tecnicamente questa è una cultura orizzontale, cioè dà una visione omnicomprensiva del vocabolo. Chiaramente chiunque poi venga sedotto da questo strumento può riuscire a trovare altri spunti e altri metodi come dizionari, cose varie eccetera, per riuscire a capire più verticalmente. Però se non seduciamo, io la chiamo la teoria della lavatrice, quando lei si compra una lavatrice non è che le spiegano la forza centrifuga, che no, non gli frega niente. Tecnicamente la cosa che a lei interessa è spegne, quanto fammi la centrifuga eccetera. Successivamente, una volta che lei ha capito l'utilizzo e il valore, eventualmente si approfondisce. Ecco, questo è la vera forza della metodologia del World Vision. Beh, interessante, accattivante, è utile, poi si rivolge veramente un po' a tutti, perché questo interesserebbe gli studenti, ma anche chi quotidianamente si imbatte in termini Questa che è non una conosce. cosa molto E gli anziani spesso hanno delle curiosità sane nei confronti della lingua. Assolutamente, perché poi questa cosa, c'è da dirlo, è chiaramente un apprendimento passivo. Cioè io semplicemente guardando e ascoltando riesco a fruire. È quello che fa la televisione. La televisione ha alfabetizzato l'Italia, quindi l'importanza di questa cosa qui è anche per le generazioni un po' più, diciamo, grandi. Una cosa fondamentale: i nostri figli sono iperstimolati
Io da piccolo non avevo internet, non avevo il cellulare, quindi i tempi... parla lo stesso. Parlo col me, ma questo grazie ai miei genitori, sicuramente non a me. L'ottica è proprio questa, riuscire in qualche modo a rendere seducente la cultura. I nostri figli devono essere sedotti, sono iperstimolati. Lei immagini cosa vuol dire per un ragazzo che sta sempre con questi cellularini a mettersi lì, apprendi il vocabolario, cerca il sinonimo, cioè, è assolutamente poco seducente. Questo invece ha delle caratteristiche carine, divertenti, che potrebbero appunto indurre i ragazzi a applicarsi un po' di più sulla nostra assolutamente ce n'è anche molto bisogno. Che non sarebbe male. Ma quanto ci vuole per realizzare una voce? È tutto direttamente proporzionale all'organizzazione che riusciamo a tirare su per realizzarla. Adesso come adesso 2 tecnici di fronte a uno schermo col materiale ci possono mettere mezza giornata. Però chiaramente il lavoro del World Vision è quello di riuscire a creare il materiale. Questa cosa è fondamentale proprio per come le dicevo, per questo motivo, perché ci sono lemmisti, ci sono tantissime figure professionali che potrebbero formare delle equipe. È chiaro, perché allora c'è la parte dei lemmisti che fa il contenuto chiaramente del World Vision, la parte grafica che comincia l'interazione, lo speakeraggio, quindi tutte le persone. Quando e se, come speriamo, tutto questo avrà realmente un seguito, io credo che tecnicamente si potrebbero fare 3-4 parole al giorno senza problemi. Beh, che già ci vorrebbe, perché 90.000. Sì, però tecnica, ad esempio, un modo potrebbe essere quello di commercializzarla. Ad esempio, immagini un noto marchio di automobili che dice, il marchio presenta e si dice automobile. Ok? Questi lemmi potrebbero, potrebbero finanziare tanti altri lemmi. Insomma, voglio dire, l'escamotage commerciale si trova. Come diceva Alessandro, è una cosa in fieri, cioè è una bella idea che sta sviluppando, che è seducente, che il primo scopo è proprio quello, insomma, di attirare le persone. E poi soprattutto parla italiano. Questo è il primo video vocabolario al mondo che è ideato e realizzato in Italia. Esatto, è un'idea nuova, che di dizionari siamo pieni, ma fatti così. Allora, ci lasciamo vedendo un'ultima parola, una difficile però. Esattamente. E colonna più o meno la sappiamo. Esattamente, perché alcuni potrebbero dire, quale mettiamo? Idiosincrasia. Idiosincrasia, comitato, dopo non dica niente. Facciamo finta di niente e mandiamolo. Partiamo, vai. Via. Guardi. Idiosincrasia, sostantivo femminile. Indica una forte avversione per situazioni o persone non gradite. Avere un'idiosincrasia per i numeri. Etimologia: idios, particolare, sincrasis, temperamento, atteggiamento di rifiuto verso qualcosa o qualcuno. Sinonimi: antipatia, contrari, simpatia. World Vision, guarda la parola. Guarda la parola e imparala. Posso dire un'ultima cosa? Come lei vede io volo molto, però i voli in aereo si portano in 2. Il mio copilota si chiama Alessandro Capece e con me ha realizzato tutto questo, quindi un ringraziamento. È quello che sta lavorando mentre lei sta qua a divertirsi. È stato un piacere. Lodi. Grazie ad Alessandro Amato, e che sa che un giorno questa cosa che avete visto qua non sia a disposizione. Speriamo. World Vision, guarda la parola.